mio agente è venuto, io ho detto no, io voglio lì, perché io gioco la Play, io voglio andare lì. Io non sapevo la importanza che era, perché io volevo solo giocare con loro. Con i fenomeni. Poi è arrivato Sheva e mi ha detto guarda, questa è la maglia a te. Io mamma mia. Passa dal basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale, se ci state ascoltando, seguendo come sempre in quel di YouTube, questo è l'unico modo che avete per supportarci, se vi va di farlo, innanzitutto se vi piace quello che facciamo, questa diciamo è l'unica cosa, anche perché più siamo, più ci divertiamo, più cose magiche accadono, come dico spesso, se ci state ascoltando invece o seguendo su qualsiasi altra piattaforma del globo, grandi, continuate a farlo, è proprio il caso di dire del globo perché quello che sta per succedere è qualcosa che se lo avessero detto al me ragazzino un po' di anni fa non so se ci avrei creduto del tutto, però invece sta succedendo davvero, perché attenzione, dal basement è passato Alexandre Pato. Benvenuto davvero, grazie mille per essere qui. Gianluca, grazie per essere qui con voi, grazie che sono qui, è un piacere, poi anche io posso anche provare di parlare anche meglio il mio italiano. Puoi tornare a parlare italiano che parli ancora benissimo, questa è una cosa impressionante, non si dimentica l'italiano, ti è rimasto nel cuore, evidentemente anche nel cervello, nella lingua. Sì, io stavo dicendo qui, quando io sono tornato in Brasile, poi la mia esperienza qui in Italia, io avevo quasi dimenticato il portoghese, poi l'italiano è rimasto nel mio cuore, poi c'ho il mio amico anche Andrea che io ci parlo spesso, quindi con lui ancora io ci parlo e rimango a parlare, quindi non riesco a dimenticare. Ma come noi non riusciamo a dimenticarti, quindi insomma sono davvero felice che tu sia qui, è uno di quei casi in cui mi fa abbastanza impressione, anche perché stavo ragionando prima, perché quando penso a te penso anche al me ragazzino, in quel periodo io seguivo tantissimo il calcio, super mega appassionato, insomma in questi giorni tra l'altro sapendo che venivi qui mi sono rivisto, c'ho l'algoritmo dei miei social di TikTok, ci sono solo i tuoi gol e tutte le tue azioni perché sono andato a rivedermi un po' tutto e ogni tanto nella mia testa, se devo immaginarti, la sensazione è come se tu tipo adesso avessi 50 anni, ma tu in realtà sei un anno più piccolo di me, hai iniziato talmente presto a giocare a livelli altissimi che per la mia generazione, un po' per tutti, è come se tu in realtà appartenessi ancora a una generazione precedente, insomma mi segui se vado così veloce o... No, va benissimo, okay. No, io capisco, però sai, la gente a volte quando incontro in giro, sì, loro dicono ma quanti anni ha? Io dico guardi io ho 35, loro ma non è vero. Infatti è da tanto tempo che giochi, sì, io oggi con me qui mio papà, quindi sono davvero... Non so come dirlo, però grazie a lui che ha fatto anche una cosa da coraggio, anche da tanto un uomo molto molto forte che mi ha lasciato a un posto lontanissimo dalla casa mia, quindi quello gesto mi ha fatto poi a crescere tanto e poi a iniziare il calcio presto. E poi con 16 ho fatto il mio debutto. A 16 anni? Cioè... A 16, poi a 17 per 18 col Milan, quindi... Dai, rimaniamo subito sul 35. al top, subito sì, rimaniamo top. Al 35, non pensiamo che avrò 40-45. No, sì. Anche perché poi tu comunque sembri, cioè poi d'aspetto sei giovane, insomma, sembri anche forse un pochino più piccolo ancora addirittura, però nella testa effettivamente hai giocato con una generazione di calciatori nel Milan, ma non solo, che ormai non gioca più da tantissimi anni, quindi alcuni fanno anche gli allenatori, hanno proprio già iniziato la seconda vita, quindi questo è impressionante. Mi ha colpito sei qui con tuo papà anche. Sì, ho portato mio papà perché lui si è allontanato tanto da tanto tempo quando ero piccolo, perché lui lavorava per noi 5 a casa e io ho ancora 2 fratelli, ho un fratello e anche una sorella che sono più grandi di me. E purtroppo non avevamo soldi, lui mi ha lasciato a giocare a Internazionale di Porto Alegre e ha dovuto rimanere alla mia città perché non doveva lavorare, quindi oggi dopo tanto tempo io posso anche goderli di più, quindi dove vado io porto loro insieme, perché io so che il tempo tu non puoi più avere, però ha anche la possibilità di avere
la possibilità di fare adesso meglio di prima. Certo. Quindi lui è con me e, bene, io come mi hai detto, no, i calciatori oggi sono tutti allenatori, fanno dei dirigenti di qua e loro mi chiedono tu cosa farai? Io guardi, io non so, non mi sono preparato ancora per la prossima vita perché capisco che i calciatori, vediamo, anche tutti gli altri, quando c'è una professione la lunga, sono no, tu muori una volta e poi nasci ancora per l'altra, quindi bene, vedrò cosa Come rinascere vedrò prossimamente. cosa che Dio c'è per me e vediamo. Sono contento di che quello che ho fatto qui al Milan è rimasto nel cuore e speriamo che il Milan va bene, però io purtroppo ancora non so cosa farò. Vedremo, insomma, perché di cose, come diciamo, ne hai già fatte tantissime. È molto bella questa cosa, diciamo, questo rapporto con tuo papà, che stai recuperando anche tutti i viaggi che magari in passato Sì. non avete potuto fare. Mi ha colpito anche prima, insomma, all'interno del basement ti stavo raccontando un po' alcune cose che ci sono qui, che raccontano delle storie, di cose che mi sono accadute o anche di collezioni. Ti chiedevo se tu avessi qualcosa, mi hai detto no, colleziona tutto mio papà. Cioè tuo Sì, papà ha sì. una stanza dove tiene tutte le tue cose. Poi non è solo qui, lui ha delle malette, poi mi ricordo che questo è carino, io racconto. Lui mi ha regalato sempre dei palloni, Ah. poi io ero sempre a casa e io calciavo, io rompevo tutto a casa. Quando sai? eri piccolo questo? Ero piccolo a casa e quindi un giorno è arrivato il mio fratello, io ero piccolissimo e lui ha detto basta. Io ha preso un coltello e Ah, t'ha bucato il pallone? ha bucato il pallone, io no. Però poi dopo tanto tempo torna a casa, il mio papà c'è il Quel pallone lì? Sì, quindi lui è bellissimo, quello che lui fa, quello che lui c'è lì sulla camera. Lui, io a volte quando mi chiedono quanti gol ha, io aspetto un attimo, io vado su WhatsApp e mando un messaggino a lui, dico papà quanti gol ha fatto, dove ha fatto, quando ha fatto. E lui sa tutto? Sa tutto, sì, il Sa papà, tutto. sì, quindi io volevo essere così, però non riesco e quindi lui c'è tutte le Meglio cose. di ChatGPT, meglio dell'intelligenza Sì, artificiale tuo papà, sì. ha praticamente tutto sotto controllo, quindi è comunque questa stanza un po' museo con tutte le tue maglie, tutte Sì, c'è tutto, anche tutto quello che è la tua storia. Poi dei regali che ho scambiato anche con giocatori, anche dello sport, anche della Formula 1. C'è tutto Tiene lui. tutto lui. Sì, tutto lui. Io a volte lo vedo che lui usa delle mie magliette. Io dico papà smetti perché così non va via. Perché io ricordo una cosa che un giorno ho scambiato una maglietta con Federer e lui mi ha dato una racchetta da tennis. Wow, E lui ha messo la firma sulla racchetta. sulla racchetta. Sì, io volevo giocare, era un giorno a casa in Brasile da tanto tempo fa e c'era questo ragazzo che lavorava anche con me lì in Brasile. Io ho detto dai, andiamo a giocare la tennis qui perché c'è la quadra, no? Il campo da tennis Sì, ok. qui davanti. Io ho detto ok, andiamo dai. Poi ero lì, io sono Federer, ta. Quando finisco la partita, vado a guardare, No, era quella racchetta lì. ho perso l'autografo di lui. No, si è cancellato Sì, l'autografo. cancellato l'autografo, sì. Poi quello mi è rimasto nel cuore. Poi ho iniziato ad andare sul tennis adesso, io gioco, adesso Ok. mi piace, però non bene, però ok, mi diverto. Però adesso inizio ad andare su US Open di tutte le parti Per magari cercare di non trovare cerco, sì. Federer e fargli rifirmare E la guarda, mi racchetta. puoi firmare, sì. Appello a Federer che Eccoci sicuramente qua. ci sta guardando. Roger, dai, Roger, ne diamo un'altra. Dai, voi italiani, tutti qui guardano, dai, aiutatemi a cercare di avere Taggate questo, Roger sì. Federer sotto questo video, mettiamola, Sì. mettiamola così. Tanto ti ho visto, effettivamente stai giocando un sacco a tennis, cioè vedendo un po' su Instagram. Hai visto Sinner? Hai seguito un po' che adesso finalmente No, io sono anche andato noi... a trovarlo. Ah, Poi lui ha fatto una sinistra un giorno, no? Sì. Con le due mani ho commentato sul post di lui, guarda, io un po' Quasi. quasi lì. Quasi. No, lui è bravissimo, sì. Io Vi siete conosciuti proprio? sì, ho conosciuto a US Open e lui è stato carinissimo, è venuto lì dove ero io, ho aspettato lui a fare la doccia, tutte le interviste, poi ho parlato con lui anche con i suoi staff, quindi
Sono davvero contento che c'è un italiano. Voglio un giorno che i brasiliani anche arrivano lì, sul sì, tennis. però sono contento che sia un italiano e sia bravissimo, poi giovani. Ho fatto la foto con lui e poi, scusa, però Beh. lui è milanista, quindi... Sì, è vero, è vero, Sì. è vero, è vero. Quindi anche lui sarà stato felice. Sì, Anche lui è sarà stato molto bello, felice. sono contentissimo. Però un giorno vorrei anche imparare un po' di lui, delle cose del tennis. Sì, Sì. sì. Vabbè, magari ti ritroverai a fare 2 tiri anche con lui. Oh, se ti firma la racchetta, però stavolta Io non ho chiesto, avevo un po', cioè, ero un po' invergognato. Sì, sì. in imbarazzo ci sta. Un'ultima cosa sul discorso delle squadre, ti stavo facendo vedere prima anche una foto che ho, scusami, una maglia che ho all'interno del basement autografata, che è quella di Alex Del Piero, no? Che tengo lì con grande affetto, e ho scoperto che anche tu, quando sei arrivato in Italia, avevi un amore particolare nei confronti sì. di Alex. Alex, a parte di essere un idolo così, una persona da seguire, da ispirare, Sì, ispirare, l'ispirazione. ispirazione, lui anche mi ha pagato il conto. Perché per una cena? Sì, per una cena ero piccolissimo, eravamo io qua, il mio amico da tanto tempo, Andrei, che è qui anche, mi rompe sempre. Che però si è ricordato molto bene Sì, lui sa tutti i dettagli. Io mi ricordo che mi ha pagato il conto e poi mi ha regalato delle cose che un giorno a me piace tanto Ali, poi siamo stati amici, siamo anche in contatti fino ad oggi. Però un giorno ero qui a Milano e ho detto: Andrea, dai, andiamo a Torino che io vorrei conoscerli, dai, fai qualcosa per me per per incontrare conoscerli, Alex. per incontrarlo. Fuori dal campo. Fuori dal campo, sì, perché conoscerli lì alla partita, tu, ok, ci parli, io volevo fare la foto con lui. Poi abbiamo preso la macchina, siamo andati fino a Torino e siamo andati sotto casa sua. Lui ha chiamato i dirigenti della Juve, poi Alex è stato gentilissimo, poi era il compleanno di suo figlio, è uscito, poi questi gesti a volte sono, come si dice, al backstage, la gente non guarda, però quello tu vedi quali sono delle persone che a parte il calcio sono davvero umili, sono delle persone bellissime, a parte che il calcio dà tanto per i giocatori, visibilità dà tanto, però la umiltà che lui c'è, le cose che i giocatori, sai, soffrono nella vita, poi arrivare al top e di essere così, sai, era il compleanno, è venuto giù, mi ha salutato, poi scriviamo anche su Instagram quando lui va in giro. Questo a volte le persone non sanno, però quello che noi portiamo al cuore sono quelle cose. Sì. E fa la differenza. Posso dire, adesso noi ci stiamo conoscendo adesso, però anche tu mi dai una bellissima impressione, no? Anche Grazie. per il rapporto che raccontavi anche tuo papà o quello con Andre, anche che dura da tanti anni, da quando sei arrivato qua al Milan. Insomma, sono cose non banali, no? Per chi vive magari il vostro mondo. E per questo sono contento che tu sia qui. Noi ci teniamo tanto agli ospiti che passano qui al basement, insomma, nel raccontare personaggi o storie che siano non solo di persone importanti, ma che abbiano davvero un qualcosa di speciale. E la tua, sotto tanti punti di vista, si vede anche semplicemente in questi giorni. Sei ritornato a Milano, in realtà a Milanello dopo 11 anni, mi sembra di aver capito. Dopo tanto, come 11-12 anni non ero tornato. E c'è stato un affetto nei tuoi confronti. Io sono andato a vedermi, al di là dei video in cui tu sei entrato, ma anche i commenti di tutte le persone, ma non solo tifosi milanisti, cioè persone un po' di tutte le squadre, no? E tu ti sei reso conto di ricevere tutto questo affetto? Gian, tu hai detto una cosa giusta, perché a parte questo qua, quello che stiamo facendo, sai, quello è tutto bello, carino, tu magari a volte puoi anche provare di portare a loro, le persone che stanno guardando, quello che loro vogliono, sai, la immagine, la cosa più bella, tutto, però alla fine delle persone devono sapere che dentro di noi abbiamo delle cose bellissime, anche importanti da continuare a fare il suo legato, sai, quindi l'amicizia, l'amico di fianco a te, i genitori, tutti, tu devi essere con loro o con delle persone quello che tu vuoi ricevere. Quindi io sono così con tutti, io non ho mai cambiato quello che sono, perché io ho imparato quello e vedo che il valore della vita sono quelli. Poi io vorrei essere tra
40 anni io sono sicuro che io dirò al mio figlio: guarda, io sono andato a Gianluca, un podcast che mi ha fatto bellissimo, perché loro, tramite voi, io posso dimostrare chi sono. Quindi io dico che tu devi essere sempre quello che tu sei e quello che tu hai imparato, e poi tu devi essere quelle persone che tu vuoi che ti facciano lo stesso che tu fai agli Certo. altri. Sì, Però sì, a volte sì. il mondo non è così. Non però, sempre. però Alla fine torna però tutto. sì, però per me io sono così. E quindi se la vita mi fa quello, io so che io sono così. A volte può cadere, però io sarò lì a rialzarmi e a provare ancora. Quindi ti ringrazio davvero perché tu mi dai la possibilità di essere qui e raccontare queste cose, perché è davvero bello. Però ha tante storie qui. Il Milan, Milanello. Ma cosa hai fatto appena sei arrivato a Milanello dopo 11 anni? La prima cosa che sei andato a rivedere? C'è qualcosa che hai detto voglio andare a rivedere, non so, lo spogliatoio o qualcosa che ti ricordavi? Io mentre andavo con loro, io mi ricordavo tutti i posti. No, io passavo qua, io andavo di qua. Qui la macchina, io correvo. io facevo la spinta qui con Emerson, perché dovevamo... Certo. Emerson, il Puma che ha giocato alla Roma. Facevamo la sfida. Chi arriva prima a Milanelli? Boom, boom, boom. Ma con la macchina Con questo? la macchina. Ah, Poi ok. Galliani chiamava il mio agente e dire: ma guardi, ma puoi dire a Pato di smettere di correre? Veramente? Sì, io mi ricordavo di tutto. Quindi le vie a Milanello, tutte le parti, sai, non è una. Poi ho incontrato la signora che era del mio tempo, che andava in camera mia, lasciava tutto a posto, poi il cuoco, poi le persone che lavorano lì, quindi tutte le parti. Io ho detto a loro: vorrei piangere, però non posso, perché c'è la camera che mi guarda e mi dice: guarda, è quello che piange. Però quello è davvero bellissimo. È stato tanto tempo, poi giovane, ho cresciuto lì, quindi tutto quello che vivo a Milano mi fa venire Un brividino, sì, come sì, si dice sì, in questi casi. Hai trovato qualcosa di diverso invece? C'era qualcosa di diverso? a Milanello, sì, alcune cose sì. Poi dentro del spogliatoio, però cosa in più? Poi del parcheggio, ci sono alcune cosine, però per me è sempre uguale. E dei giocatori invece nuovi, dei ragazzi? Che effetto ti ha fatto? Conoscevi già qualcuno? Alcuni conoscevo solo tramite Instagram e anche quello che ci parliamo così. Poi ci incontrato, poi conoscevo anche Morata da tanto tempo, perché abbiamo parlato anche quando io sono andato in Cina, lui era per andare anche io, abbiamo parlato. Però sono tutti nuovi. Conoscevo Lotus che gioca adesso, Rubens che è venuto del Chelsea, conosco lui che ho giocato insieme a lui lì, però poi gli altri sono tutti nuovi. Ci sono meno brasiliani, hai notato? Ho trovato Emerson solo, perché da mia volta c'erano 8. Adesso c'è uno, sì, il calcio sta cambiando. È cambiato tanto. un po'. Sì, molto. Da quel punto di vista è cambiato. Sì. E hai incontrato Leao? Sì, Leao è un personaggio. Sì, che effetto sì. ti ha fatto? Lui, io dico, guardi, io quando sono arrivato all'età di loro, io ero piccolissimo, loro sono tutti alti, grandi, quindi... Proprio fisicamente, Sì, sono troppi grandi, sì. Quindi Leao per me... Ho sempre avuto la stima per lui, tifo per lui. C'è tutta la possibilità di portare sempre il Milan all'alto, e quindi sarò sempre lì a sostenerlo, e speriamo che lui ancora faccia anche tanti gol per il Milan e porti il Milan su. Ho visto che sei stato anche a San Siro a vedere la partita, c'è stata una serata importante per un anniversario. Sì, è stato carino. Molto, molto importante, e anche lì ti ha fatto effetto tornare in quello stadio? Poi mi hanno fatto entrare dentro del campo, quindi è quello, ti viene voglia di piangere. Poi i tifosi che ti urlano, ti chiedono una foto, poi avere i miei genitori di fianco a me, perché mi hanno lasciato pure qui, loro sono rimasti un mese con me, poi sono andato via, e poi loro sono tornati con me dopo 12 anni al San Siro, quindi
sai, per loro è stato bellissimo. A parte il freddo che Sì. loro non sentivano più i piedi, però, però è stato bellissimo. Ti è sì. venuta voglia di entrare a giocare proprio, di dire io qua potrei dire la mia? Ti dico una cosa, io quando avevo questo periodo, ho 35, io ho un periodo da quello che vorrei fare poi nella vita, no? Ho chiesto un consiglio a Kakà, no? Io ho chiesto a Kakà, Kakà, cosa hai fatto tu quando tu hai smesso di giocare, no? Ho chiesto a alcuni giocatori anche. E lui mi ha detto, guardi, io sono venuto lì e... Beh, sono così, sono a posto. Io lì adesso, mamma mia, è perché a volte io non voglio essere... Ah no, io voglio tornare al Milan, però una voglia di mettere la maglia e scendere in campo e giocare. Dicevo ai miei, guarda, lì in mezzo, ok, posso giocare lì in mezzo. Sai, Secondo te sì. potresti giocare, potresti scendere in campo Sì, e dire la tua? mi devo mettere a Di posto. nuovo ad allenare, sì, di nuovo perché, in però forma. sì, la voglia sì c'è, quindi vediamo. Non Anche so. perché, come ti dicevo, vediamo, interessante Vediamo, come apertura, vediamo. Perché sì, comunque, insomma, ci sono giocatori che adesso hanno, con gli allenamenti che ci sono oggi, con l'attenzione che c'è oggi, a 38-39 anni stanno giocando Non ancora. è facile, non è semplice, però sì, se tu c'è la cosa la mentalità di quello, sì, si può fare. Sì. Poi a parte l'età, guarda, anche il mio amico Thiago Silva gioca e adesso è tornato in Brasile, la famiglia è qui, non so come farlo, però Lo sta facendo. Sì, lui sta facendo, sì. E prima ti dicevo che insomma in questi giorni mi sono rimesso a guardare tanti dei tuoi video, dei tuoi gol, delle tue azioni, e facevi delle cose clamorose, tanto che insomma non so se hai recuperato, ho visto comunque spesso comunque in Italia si parla ancora tantissimo di te, e tante volte ci sono alcuni tuoi ex colleghi che si sbilanciano, e c'è chi dice, non so se avevi sentito Antonio Cassano, che saluto, che era venuto anche a trovarci qui al Basement con una puntata sì? incredibile. Non ti ha urlato? No, ha urlato, ma Perché io un giorno mi sono toccato e lui era lì a fare l'intervista e ho detto no, adesso lo prendo in giro. Sono andato a toccare sui capelli, sì. Mamma mia. Impazzito. Io non so, posso dire la parola qua? No. Ah no. Vabbè, ma è difficile. Mamma mia. Dopo te lo dico era cosa una ha detto. parola, Sì. era una parola in barese. Sì. Forse No. ho capito la scena. Sì, ho capito. Non posso dire Ho presente la scena. Sì, ci teneva molto. Sì, allora Mauro Suma era qui. Ma basta. Ha tolto il microfono, Sì, perché sì. sennò diventava un casino. Sì. E lui, tra l'altro, parlando di te, diceva che eri più forte paragonato a Mbappé oggi. Diceva che eri più forte di Mbappé, ma ce ne sono tanti di giocatori che magari ti paragonano a alcuni giocatori del Milan di oggi, o chi insomma, ricordo un'intervista di Cafu probabilmente all'interno di un altro di un podcast forse brasiliano, sì. che diceva che c'era, insomma, quando vi allenavate, Nesta, Maldini, così, nessuno ti voleva prendere perché eri immarcabile, o addirittura diceva che quando è arrivato ha pensato è arrivato l'attaccante brasiliano più forte di tutti i tempi. E questo è impressionante, no? Che ancora oggi ci sia questo ricordo. Queste cose qua tu le vivi, quando le senti, con grande orgoglio sicuramente, immagino, e anche un po' di sofferenza, o No, come la vivi? Io penso così, sai, le leggende, no? Loro sono le leggende davvero, sai. Ma guardi Cafu, per noi brasiliani, lui ha alzato tante volte la Coppa del Mondo, poi è stato anche una delle leggende del Milan. Poi parlare di quello mi dà anche, ok, io ho dimostrato quello che Dio ha dato a me. Quindi non è facile quello che anche i miei genitori mi hanno fatto per diventare quello che sono stato, e anche quello che sono io oggi. Sì, purtroppo io non ci pensavo tanto a tutto quello che io facevo lì e quello che dicevano in giro. Io giocavo, amavo giocare al pallone, prendevo il pallone, io guardavo quello ragazzo, quello difensore, per me, a me non mi interessava chi c'era lì, io volevo solo puntarlo e fare il gol. Superarlo e fare gol. Perché io ho sempre fatto da bambino, quindi io non ci pensavo tanto.
poi io ho iniziato a pensare quando avevo 27 anni su tutto quello che succedeva, tutto quello che è successo, tutto quello che dicevano su di me, tutto quello che... anche delle belle parole, anche delle brutte parole. A me piaceva solo giocare, quindi entrare a San Siro è stata bellissima. Poi segnare, io piangevo quando ho fatto il mio primo gol al Col Milan. Napoli, quello contro il Napoli. Sì, io piangevo perché, ok, stavo facendo un gol, non capivo bene dov'ero, però piangevo perché ho fatto un gol. Quindi sentire parlare da loro, guardi anche Cassano, questo è bellissimo. Poi i paragoni, ok, è loro testa, però io ho sempre voluto fare quello che io ho imparato. Quindi è carino avere questo da loro. Io dirò a mio piccolo che adesso farà 11 mesi, però sai, i paragoni non c'è. Io mi ricordo quando io sono venuto al calcio in Brasile, tutti dicevano guarda il nuovo Ronaldo, però le mie caratteristiche erano un po' uguali, però io ero io, Certo. però ok, io capisco, però capisco oggi, però tanto tempo fa no, io solo amavo, come tu ami il basket, io amavo il pallone. Incosciente, Quindi, incosciente sì. facevi insomma quello che poi ti veniva meglio. Infatti ti dico, rivedendo destro, sinistro, testa, Sì. cioè facevi delle cose pazzesche che hanno impressionato tutti, ma che partono da prima. Noi spesso insomma in Italia in generale gli appassionati di calcio hanno avuto a che fare con il Brasile, no? Con delle storie di calciatori brasiliani. Tante volte si parla del Brasile come appunto un po' la mecca, no? Di un certo tipo di modo di giocare a calcio, cioè Sì, con vero. passione, con amore, ma tante volte, almeno personalmente, approfitto della tua presenza qui per capire davvero che cosa vuol dire per un brasiliano giocare a calcio. Cioè tu da quando sei piccolo sostanzialmente che hai a che fare con il pallone. Sì, io una cosa che dico che è carino, dai Rino, non prendimi in giro, però io a volte ascoltavo perché noi arriviamo sempre prima dell'allenamento, sarei sempre a scherzare, ridevamo, e le persone dicevano, Rino diceva, ma guarda questi brasiliani. Gattuso questo. Sì, vogliono solo ridere. Però è quello, non so, però quando c'è il pallone cambia tutto. Sai, tu vai lì, è divertente, sai, giochiamo perché è divertente, però purtroppo il calcio ha cambiato tanto. A parte quello, magari degli allenamenti era sempre lì a scherzare, ridevamo, e quella volta l'allenatore non piace perché magari è come nella scuola, no? C'è Sì. quello più intelligente che inizia lì, lui fa tutto più veloce dell'altro, sta lì a chiacchierare, e poi di quello di fianco non riesce a stare concentrato. Quindi quello a volte si arrabbiavano, però se tu guardi poi quando va sul campo Cambia tutto. era diversa, e guardi qua facevamo quello che piace, quello con l'amore. Chiaro. Purtroppo è cambiato tanto, poi in Brasile oggi è difficile di trovare, ok, abbiamo anche Vini Junior, Rafinha, però è difficile da fare di nuovo i giocatori che sono come loro, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, è difficile, però il calcio è cambiato e tu devi crescere con Quella era loro. proprio gioia, cioè Sì. che trasferivi anche a chi Sì. seguiva. Il tuo percorso in realtà è fatto di momenti molto belli, ma anche momenti molto complicati. Mi è impressionato scoprire in realtà che anche, insomma, in qualche modo già la partenza della tua vita è stata un po' difficoltoso. Insomma, ho scoperto che hai dovuto, insomma, da ragazzino, da bambino, subire anche degli interventi importanti prima Sì. ancora, cioè che, insomma, un dottore ti ha salvato la vita sostanzialmente. Se io ero lì a casa a scherzare con un mio amico, Quanti anni avevi più o meno? avevo 10. 10 anni. Sì, sono caduto e sono andato a fare degli esami, di test e tutto, e avevo una cosa piccola sul braccio e loro sono andati a guardare, era un tumore però benigno, non maligno, e hanno dovuto togliere, poi alla fine è andata tutto bene, ok, grazie a Dio è stato tutto bene, però è stato un periodo molto Ma è vero, importante. leggevo che insomma in quel periodo con la tua famiglia c'era un po' di difficoltà economica e il dottore Sì, ti ha... io non so dov'è mio papà, si sta però rilassando. sì,
è meglio che non sia qua, che non piange. Però è così, sì, io non c'era soldi. E poi per fare questi interventi tu devi avere una, come si dice, una copertura, un'assicurazione, sì, è un intervento, anestesia, è tutto caro. E mio papà è andato a casa del dottore Mussi, si chiama Mussi, è stato importantissimo. Lui, non so come essere nel mio cuore, però potevo andare con qualcosa, sempre andrò, perché mio papà è andato a casa sua con lui. Guarda, io non ho soldi, io ho solo questo. Ho fatto vedere le immagini io che giocavo, e guarda, questo è mio figlio. Lui c'ha un sogno di giocare, tu cosa puoi fare per lui? Lui ha detto, guarda, non ti preoccupare, io faccio tutto grazie, non ti preoccupare, io curerò del tuo figlio. E quindi lui ha fatto questo, e bene, non so come ringraziarlo, però tutto quello che ha fatto, solo questo gesto, vedi che i soldi sono importanti, però non è, però il suo modo di essere mi ha fatto anche vedere poi delle cose del mondo, non è, tu devi avere l'amore dentro di te, sai, devi essere gentile, devi essere umile. Quindi lui mi ha fatto questo, io non so bene, sono grazie a Dio che lui era lì, e il coraggio di mio papà, non c'era niente, solo andato lì e ha detto, e quello mi ha fatto. Oggi mio papà c'è un appartamento, c'è una casa, mia sorella c'è una casa, mio fratello c'è una casa, io ho la mia casa, grazie al lavoro che io ho fatto, che ho fatto io. E grazie anche a questo dottore che ti ha salvato letteralmente sì, la grazie vita. A lui, sì, e grazie a tuo papà che è andato lì, gli ha messo il cuore in mano, gli ha detto... facevamo di tutto. Come possiamo curarlo? Mettevano delle cose, io mi ricordo là, non so, delle cose della terra, mettevo sul braccio, e poi lui ha portato questo al dottore, il dottore no, non ti preoccupare. Quindi è stato gentilissimo. Dove vivevi tu in Brasile? Pato Branco. A Pato Branco. Pato arriva da lì, no? Il Pato nome? da lì, sì. Da lì. Poi Papero è una traduzione del pato, che è diventata... Ti piace come soprannome? No, a me, sai, perché io ero più giovane. Sì. Mi chiamavano Alexandre Paraná, è lo stato della mia città. È stato, si dice? Sì. Come Milano magari. Non so. Ok, come città. La regione. La regione, ok. E loro mi chiamavano Alexandre Paraná, però c'era un ragazzo più grande della stessa dove giocavo io. Quindi lui diventava Paraná. Lui era Alessandro Paraná. Però loro sono venuti da me e hanno detto, guarda, tu sei più giovane, tu devi cambiare il nome. Io, ok, datemi un nome. E loro mi hanno detto, ok, da dove sei venuto? Io Pato Branco, loro, ok, tu sarai Pato. Però mi piace tanto che Pato che è rimasto. Poi è figo, adesso col senno di poi sì, oggi faccio delle... questo è carino. Oggi vado in Brasile, io costruisco dei palazzi, queste cose, e tutti sono duck. Ah, sì? Duck Imprendimento. L'hai chiamata la società, l'hai chiamata Duck. Sì. Vabbè, vedi. È rimasto. È sempre un gesto di gratitudine verso la vita. Comunque, quindi il percorso, diciamo, parte con delle difficoltà, però tu avevi questa voglia di giocare, un talento che evidentemente era davanti agli occhi di tutti, e quindi già subito fino ai 16 anni, insomma, ti sei fatto notare in tutto il Brasile. E poi la prima chiamata importante è quella direttamente del Milan. Quando ero giovane, sì, io andavo con la nazionale brasiliana a alcune parti, sì, avevo anche degli altri club. Okay. Poi mi ricordo c'era anche Real Madrid, vero? Che ti cercava? C'era alcuni, c'era un po' Real di Madrid, gente. c'era la Juve, c'era Barcellona, c'era Ajax, c'era PSV, no? Sì, PSV, eccoci. PSV, c'era l'Inter anche Inter sì. l'Inter. Cioè tu a un certo punto eri il ragazzo, l'enfant prodige che tutti volevano. Sì, sono andato in nazionale, poi ho fatto molto bene in nazionali dei piccoli, poi sono andato a Canada nel mondiale. Poi mi hanno detto, guarda, c'è un allenatore qui oggi a guardare la vostra partita, si chiama Ancelotti. Ah, era venuto... Sì, io ho detto, ok. E poi quello magari non so se era vero, però lo stimolo, tu, ok, dai, c'è l'allenatore, poi quando sei giovane fa tutto quello per, guarda, adesso loro mi guardano. Quindi
ok, ho fatto bene il mondiale, però siamo usciti molto veloci. Poi sono tornato in Brasile, l'allenatore mi ha chiamato per fare una partita con la prima squadra. Io sono andato benissimo, lui ha detto "Guarda, lui deve rimanere qui". E poi ho giocato il mondiale del club, abbiamo vinto e poi io sapevo che c'era il Milan davvero. Io ho detto è lì che voglio andare perché lì c'è tutti. C'era Ronaldo, Maldini, Nesta, Pirlo, Gattuso, Cafu, tutti, sai, Kakà, tutti quelli. Poi Ceva, Pippo. E io ho detto no, io vorrei andare lì perché voglio giocare con i supercampioni. Quindi il mio agente è venuto e io ho detto no, io voglio lì perché io gioco la Play, io voglio andare lì. Io non sapevo la importanza che era perché io volevo solo giocare con loro. Con i fenomeni, A me io non capivo com'era il Milan. Io voglio andare lì a giocare con... Tu dicevi se sono tutti lì io i vorrei più andare forti lì. che piacciono a te. Sì, poi bello. Poi è arrivato Sheva, mi ha detto guarda, questa è la maglia a te. Io mamma mia, io non capivo la importanza che era, sai. Quindi è stata bellissima, la scelta migliore nel momento giusto e tutto quello che ha costruito. Anche perché che è la prima persona del Milan? È stato Ancelotti che hai conosciuto prima di tutti? O... No, il dottore. Il Galliani? No, Ariedo Braida. Ok. Poi quando sono arrivato il dottore. Io rimango qua, ci sono tante le storie, però non so se ho possibilità di raccontare il Ma tempo. per me puoi raccontare tutto quello che vuoi, mi fa solo perché piacere. sono arrivato in aeroporto, poi ho fatto 2 ore a Forte dei Marmi, carino. Ma il dottore che è il Berlusconi? No. No, Galliani. Ah, Galliani, allora Sì. sì, avevo detto. Poi, questo è carino, dai. Questo la racconto. E poi in Brasile, sai, in Brasile andiamo alla spiaggia. Ok, loro usano tutti i bikini lì, tutto, no? Io ero piccolino con la mia famiglia, siamo andati a Forte dei Marmi e la prima volta c'è questa qua che non c'era Il topless. il top, sì. Io guardo, mamma, papà, guarda quella ragazza lì. Anche perché tu avevi 17 anni. Sì, perché qua a volte è un po' normale, è diverso del Brasile. Sì. Quello mi ricordi, poi da lì siamo andati in ospedale perché dovevo fare tutti i testi, no? E questo dottore mi dice, guarda, mi fai dire come si dice? Le lettere. Le lettere? Io, ok, va bene, dai. Io ho fatto così, ok, A, B, C, sì. Però invece di fare così, io ho fatto così. Sai, io ho spinto il mio occhio. Sì. Ok, adesso vabbè, adesso cambia. Non vedevi più. Io faccio così. Io non sto guardando. E lui, fammi vedere. Preoccupazione. Sì, e poi Crisi. lui è venuto e mi ha messo dei dilatatori nell'occhio. Io, ok, va bene, adesso guardo benissimo, però, ok, perché eravamo nel buio. Ok, adesso riesco a guardare bene, ok, C, D, ok, perfetto. Quando sono uscito nella luce, io facevo così, non riuscivo a guardare. Poi sono arrivato da Milanello. C'è Ancelotti che è venuto a salutarmi. Io... No. Poi se tu guardi la foto, io la prima foto io e lui a Milanello davanti lì, lo sponsor, tutto, e io sono così. Sembrava che c'ero a 30 anni. Questo è un panico, cioè ci hanno dato un giocatore ciecato, stiamo sbagliando investimento. Sì, è stato bellissimo. Ma quindi scusami, tu appena arrivato sei andato subito a Forte dei Marmi? Sì, perché Nel senso, c'era l'incontro. Sì, c'era il dottore Galliani che era lì. Poi ho visto queste immagini che mi è rimasto nella testa. Il topless, però è inaspettato. È stato bellissimo. Poi da lì sono andato. Mi ricordo che quando andavo passava la Ferrari di fianco a me, ho detto mamma mia, guarda la Ferrari. Sì, cioè tu eri su un altro pianeta. Sì, perché in Brasile, ok, oggi vedo di più, però nella mia città piccolina così non c'è. Sì. Quindi l'Italia è stato il primo, diciamo, altro paese in cui sei stato? No, io sono andato in giro per con le le partite. squadre, Okay, però non hai proprio vissuto. No, per vivere, sì, è stata la prima. Sì. Tra l'altro ti hanno preso talmente giovane che comunque è stato, se non sbaglio, credo l'investimento più grande per l'acquisto, diciamo, col prezzo più alto per un giovane, per un minorenne. Però allo stesso tempo c'erano delle regole FIFA che credo ci siano tuttora. Eccoci, sì. Non potevi fino a che per 2 giorni. Ah, per 2 giorni. Chiudevo il mercato, non mercato, però nella cosa che tu devi, nella lista delle cose per chiudere. Dei nomi.
io dovevo avere una età, però era il 31 d'agosto. Agosto, sì. Sì. Io sono nato nel 2 settembre. Ok. Ho detto al mio papà, perché non mi ha fatto un po' più veloce? Perché potevo vincere ancora il mondiale del club e anche giocare e non da aspettare 6 mesi. Infatti hai dovuto aspettare sei Sì. mesi prima di, Sì, sì. di entrare, Ho fatto di tutto, entrare ho in giocato campo. con la Primavera, dormivo a Milanello, loro... Questo è carino anche. No, tante cose, Vabbè, mi viene a vai, ricordare. è il posto giusto. Poi loro il Milan davvero è stato bello per me perché loro hanno fatto anche delle partite amichevoli, no? Questo siamo andati in Ucraina a giocare e io ero un po', sai, passaporto, queste cose qua, era un casino. Quindi siamo andati lì. Abbiamo giocato, ho fatto un gol, tutto, è stato bellissimo. Poi sono tornato in albergo e ho detto guarda domani mattina partiamo. Io ok, va bene. Poi arrivo in camera, c'è un Rolex, Ah, perché loro hanno regalato a tutti i giocatori. Poi siamo andati con l'aereo di Berlusconi, tutto bello. wow. Ma chi la Sì. squadra aveva, la società aveva squadra. regalato un Rolex? No, loro, Ah. penso di loro di là. Ah, ok, Sì, ok. hanno regalato un Rolex, sono arrivati, io guardavo il Rolex. Che bello. Tutto questo avevi sempre, sempre 17 Sì, anni? 18, 18. perché sì, però sono arrivato in camera il giorno alla mattina, mi sono svegliato e ho detto guarda, fammi prendere il Rolex qua, metto nella mia valigia, pullman. Poi eravamo tutti lì, prima ero in ritardo, tutti che mi aspettavano. Poi siamo in pullman, passa 30 minuti, guardi il passaporto, tutti ne hanno? Io ok, dai, vado a controllare, no? I brasiliani, Pato, guarda, c'è il passaporto. Ho dimenticato in camera. No. Ero piccolino, pensa, tutti lì ad aspettarmi, un casino. Kakà mi prende in giro fino ad oggi. Ancora per questa storia? Sì, ma per tanti gli altri, perché io sto fino a domani mattina a raccontare. Però una delle quelle bellissime sono stati questi. Poi sai, tu guardare tutti i campioni, io giovani, diciamo fare una cazzata così, sai, dimenticare il passaporto, tutto. Però è stato delle belle esperienze, sì. Eri un rookie a tutti gli effetti. È stato bello. Ma lì chi è che ti ha colpito di più quando sei arrivato al Milan? Ti dico che quello che mi ha colpito di più quando sono arrivato è stato Ancelotti, perché anche poi tutti i giocatori, che quando ero giovanissimo, arrivato così, no? Sì. E lui mi ha fatto venire dove tutti mangiavano. E ero piccolissimo e lui arriva davanti a tutti e dice guarda, c'è Pato qui e vorrei farvi salutare a lui. Tutti sono alzati e tutti mi sono venuti a dare la mano. Bello. Quello che è rimasto nel mio cuore, il rispetto che ok, Ancelotti c'era per tutti si sono alzati. Guardi, quelli hanno vinto la Champions, tu non è che hai bisogno di, no? Perché tu oggi vai in Brasile, vedi i giocatori, quindi loro si alzare, dare la mano, abbracciare, in bocca al lupo, quello è stato davvero bello. E te stringere la mano, chi ti ha fatto più impressione? Che ti ho detto sto stringendo la mano. Io conoscevo molto di più i brasiliani, no? Però Ronaldo per me... Il Ronny è stato diverso, sì. Cosa aveva Ronny? Allora, quando si sono seduti qui a chiacchierare con me alcuni dei tuoi colleghi, quando gli si chiede chi è il giocatore più forte della storia, chi è quello che ti ha impressionato di più, tutti dicono Ronaldo. Cioè, non citano magari altri nomi, ma dicono tutti Ronaldo il fenomeno. Cosa aveva di così? Lo pensi anche tu così? E cosa aveva di così speciale? Ronaldo per me sì, è stato molto... quello l'idolo, no? La referenza, quello che noi cerchiamo di essere in Brasile, il numero 9, sai, Ronaldo, ok? È stato molto importante per me. A me piace tanto, lo amo, giochiamo a tennis, lo batto facile. Se tu stai ascoltando io ti sfido di nuovo. Però quello che mi ha impressionato per me non c'è uguale a Ronaldinho. Il samba, Il gaucho. questo
Ronny per me era incredibile, sai, è il numero 9, per me è il nostro 9 del Brasile, il calcio, però per me Ronaldinho, io non so come spiegarti. Io mi ricordo che quando lui è arrivato al Milan, lui sedeva di fianco a me. Io arrivavo, anche dare buongiorno, io, scusa, buongiorno, perché per me Ronaldinho è stato per me quello più, non so come. Anche perché poi il momento in cui è arrivato al Milan era comunque un grande momento della sua... Cioè, mentre Ronaldo tu l'hai incontrato forse in una fase già un po' più Sì, calante di carriera. Io guardavo in TV, no? Certo. Quello, Coppa del Mondo, tutto. Ho visto anche tutto quello, il passaggio che lui ha fatto, che ha sofferto tanto, poi è tornato e ha vinto ancora. Poi Ronaldinho veniva da Barcellona, che ho visto, sai, ho guardato e capivo un po' più di calcio. Poi quando lui è arrivato al Milan, ti ricordo che lui andava agli allenamenti e lui diceva: Ale, vediamo chi fai più tunnel oggi. Sì, questo è Ronaldinho. Sì, Ronaldinho. Io va bene, dai, ci proviamo. Io facevo 2 e lui 10. Io, mamma mia. Lui è veramente ingiocabile. Cioè, sì, era un videogioco in quegli anni. Per me il calcio, si posso descrivere il calcio brasiliano. Io non ho visto tanti gli altri come Pelé. Ho visto Ronaldo, però quello che era più vicino lì per me, che ho guardato, era Ronaldinho. Ma adesso ti chiedo una cosa prima di poi continuare anche con quello che è stato il tuo di percorso, ma secondo te cosa succede a un certo punto ai brasiliani, no? Perché non tutti riescono ad avere una carriera così longeva. Prima hai citato Thiago Silva, è uno magari di quelli che è riuscito ad avere. Molti invece a un certo punto succede qualcosa. Recentemente sono venute fuori tante immagini anche di Adriano, insomma sono tanti giocatori che uno dice cavolo, tu magari devi dare, tra virgolette, colpa anche un po' agli infortuni, a cose che ti sono successe, invece ad altri giocatori non si capisce bene che cosa succede. Dal tuo punto di vista? Quello che dico è così. L'Europa è molto diversa del Brasile, sai. Se tu vedi oggi anche tutta la storia del bambino del Brasile, sai, tu giochi palloni sulla via senza scarpe. Però la cosa diversa che penso, io parlo come brasiliano, la mentalità dell'europeo, quello che manca nel Brasile. Voi avete una mentalità diversa, sai, di quello. Noi abbiamo, non è che qua non c'è l'amore, sì c'è, perché io mi ricordo che Gattuso voleva scommettere tutto, macchine, voleva scommettere tutto sui 2 tocchi, sai, era con un pallone, tu due, chi lascia cadere il pallone tu perdi. Lui era amato, ama il calcio, però lì noi veniamo da un posto che non sono tutti che hanno la possibilità di magari di andare a una scuola, magari di un papà che c'è possibilità di mettere in una scuola, un centro di allenamenti, no? A volte tu devi avere la fortuna di stare giocando sulla via e lui ti trovare, ti portare. Poi l'educazione in Brasile è diversa di una europea, come una degli Stati Uniti è diversa, quindi il Brasile, io capisco oggi e provo anche a parlare con tutti i giocatori piccoli che io riesco, anche con le agenti, che penso che in Brasile a volte facciamo più fatica a capire la persona che possiamo diventare, a parte al calcio. Penso che qui in Europa c'è già un obiettivo da quello che può fare, perché in Brasile se tu vedi la possibilità di arrivare al calcio, tu non studi, tu esci fuori. Sì. Qui alcuni giocatori invece di lasciare tutto, loro vanno e studiano, perché se succede qualcosa nella vita tu hai c'è un piano B, sì. C'è più consapevolezza su questo. Anche poi per pensare di avere i soldi. Beh, passi da veramente niente in alcuni casi in Brasile ad avere i milioni in un attimo, a 20 anni. Io mi ricordo, io avevo da 11 al 15 io ho ricevuto 50 reais. 50 reais vuol dire 10 euro. Ok.
no, per tutto quello. Poi mio papà mi ha dato 100 reais, che sono 20 euro. Io ho guardato nella mia tasca per 3 mesi perché pensavo che se lui mi dà a casa manca. Quindi con 16 ho iniziato a guadagnare 300 euro. A 16 anni questo? 15 per 16, 300. Poi quando io ho firmato il mio primo contratto professionista ho guadagnato 3.000. Poi con 17 sono venuto al Milan a ganare 1 milione. Quindi è molto veloce. Poi oggi è cambiato tanto il calcio. Io ho preso la cosa, poi sono andato in Cina, tutto, però oggi i giocatori con 16-18 anni è molto veloce, prendi tanti, molto diverso di quella volta. Io che in quel periodo già era molto buona, quindi la differenza è che il Brasile, se tu guadagni questo, tu puoi fare tutto quello che vuoi, però non si può, tu devi avere la testa che magari loro hanno qui. Se tu vai lì a parlare con un ragazzo non è male, però la cultura nostra è così in Brasile. Se tu vai a parlare con un giocatore del Milan di 18 anni, pensa un po' diverso di quello di 18 anni in Brasile. Però grazie alla internet, no, a voi podcast, sai, queste le persone che parlano, anche che vengono qui a parlare poi del modo di vivere, di curare anche se i soldi, la evoluzione di loro sta crescendo, si impara a volte di più. Poi una cosa che io vedo è che i procuratori, non ce l'ho con nessuno, però loro devono insegnarli ai giocatori a capire il valore che sono e non lasciarvi solo pensare che loro sono un prodotto. Devono impararlo a loro a curare sui soldi, devono imparare come andare in una banca, come sentare magari a sedere in un tavolo, come magari andare alla cena. Devi fare questo lavoro perché a volte neanche tutti hanno i genitori che possono insegnare, quindi se loro guardano questo, a parte il football, no, al campo, si può diventare un uomo che loro, capendo quello, possono anche aiutare la gente a guadagnare di più, il calcio a guadagnare di più, il club a guadagnare di più. Quello è una cosa che io lotterò per quello nel calcio, sì. Grazie per raccontarlo, perché come dici tu poi molte altre persone lo ascoltano ed è una cosa interessante, diciamo, a tutti i livelli. E in quel caso sei stato bravo, probabilmente grazie anche alla tua famiglia, grazie ai valori che ti hanno insegnato a non perdere la testa, no? Tu poi eri molto concentrato, lo dicevi anche prima, sulla voglia di giocare, quella cosa non dico che passava in secondo piano, però tu eri concentrato su quello. Tra l'altro in quei mesi in cui non avevi ancora giocato, diciamo, ufficialmente con il Milan, avevi accumulato così tanta voglia che partita d'esordio col Napoli subito fai gol. Quella è stata molto sentita. Sì, ho aspettato, sì, però quando sono entrato nel campo io pensavo che adesso la gente mi guarda, la TV mi guarda, ok dai, proviamo a fare bene, no? Quando Ronny mi prova a fare 2 passaggi, Ronaldo mi prova a fare 2 passaggi, io sbaglio perché lui voleva che io facessi tanti gol, no? Dai. Continuavo a passarti. E lui mi ha fatto 2 passaggi, però mi ha lasciato davanti alla porta, io ho sbagliato, lui è venuto da me e guarda, oh, ma mi puoi aiutare? Chi l'ha detto? Ronaldo. Io ti aiuto, no? Guarda, tu sei là, storia. Io, mamma mia, che sai, adesso ho la più pressione. Però poi a metà del secondo tempo Beppe Favalli fa un passaggio dall'altra parte del campo, viene vicino a me, vedo che il difensore salta a prendere la palla, io faccio un stop già portando la palla, il portiere che io ho pensato che lui penserò che io metterò su perché era un po' più lontano un po' più lontano anche dalla porta. Lui quando salta io metto sotto e fregato. Io ho visto tutto quello, wow, tutta la gente urlando, io ok, dai, adesso posso piangere, dai. Quindi poi la gente oggi mi parla anche molto di questo. Poi anche Ronaldo ha fatto un tiro in porta, ha preso i difensori, la palla andava alla porta, io ho detto adesso lo becco, è mio, no, io vorrei prendere, però ho provato a mettere la testa,
però è entrata la palla e non mi ha contato come gol. Però è stato bellissimo. Beh, quella partita è stata memorabile, quel gol ancora oggi, insomma, viene, è stato 5-2, visto. sì. E, insomma, in quegli anni lì, tra l'altro poi tu proseguendo a giocare in quei primi anni passi anche dall'essere, diciamo, il giocatore nuovo in una generazione di leggende che, come dicevi tu, avevano vinto la Champions, eccetera, e poi pian pianino gli altri giocatori un po', chi a fine carriera, chi invece per cambiare, eccetera, se ne sono andati e tu diventi un po' anche al centro del progetto del Milan, no? Tu come vivevi quel momento? Bene, io te lo dico che io ho sempre ho vissuto nel modo che io pensavo di vivere. Io purtroppo, e anche tutti i lavori, c'è la politica. Tu devi fare a volte, tu a volte non devi fare. Io ho sempre pensato di fare quello che a me piace, quindi ho seguito sempre il mio cuore. E quando io ero lì, alcuni rinnovavano, poi è carino che io ero giovane, poi avevo dei stipendi molto molto alti, e poi in quella epoca ero fidanzato anche con la figlia del proprietario, poi io ero quello che è stato quello anche Ibra come capocannoniere del club, quindi io ero in un momento ho detto guarda, qui va benissimo, no? Qui sto bene, sto a casa, ho la mia vita qui, sto bene nel calcio, poi il stipendio va bene, io mi trovavo benissimo, però purtroppo io dopo ho capito che tu devi essere lì sempre a fare bene, perché poi arriva un altro e così vai. Poi io purtroppo lì ho avuto un po' di infortuni, quindi la storia è andata che io poi ho dovuto tornare in Brasile, però... Sì, infatti adesso tutto il capitolo degli infortuni ci arriviamo, perché diciamo è stato un elemento importante, l'hai già citato, te l'avrei chiesto, l'incontro con Berlusconi, il primo incontro, prima ancora poi di diventare uno di famiglia, mettiamola così. Quando è stato? È stato un giorno che siamo andati a mangiare da Giannino. Sì. E ero tutto lì con la mia famiglia e c'era lui lì. Lì è stata la prima volta che ho guardato e ho visto lui, e per me wow, è stato bellissimo, sai. E poi ci porto nel cuore, perché a parte i soldi del Milan, però io sono davvero il rispetto, e a me piace tantissimo perché loro si hanno fidato di me, sono andato in Brasile a prendermi, e quello purtroppo lui non c'è più, però per me sarà sempre il Berlusconi che mi ha trattato sempre bene, mi chiamava mentre andavo in partita nel pullman, mi diceva questa cosa carina, l'allenatore era Leonardo, e a un certo punto andavo alla partita e mi suona il telefono, io mamma che numero è questo? Adesso lo rispondo. Ciao Ale, guarda c'è Berlusconi che vuole parlare con te. Io eravamo 30 minuti della partita e lui mi chiama e dice guarda, io ti dico vai vicino alla porta, non stare lontano, basta di vuoi puntare 5 giocatori, tu sei ok, va bene, tu riesci a prendere tutti i 5, però stai vicino perché tu sposti, tira. Ma io ho detto dottore, l'allenatore cosa dirà? No, non ti preoccupare, poi ci parlo io con l'allenatore. Cioè ti diceva dove metterti in campo. Sì, quindi lui è stato sempre gentile, quindi... Ma poi ci ha avuto ragione? O... sì, io ho fatto un sacco di gol, poi io sono diventato il numero 9, poi sono andato in nazionale come centroavanti, poi è rimasto lì. Quindi lui ha dato un cambio tecnico-tattico alla tua carriera. A volte che lui mi sembrava che lui raccontava delle cose che non so se è vero, però come raccontava per me era più veloce dei Bolti. Sì. Perché lui io prima facevo degli sprint dei 100 metri, facevo in tanti secondi. Lui raccontava queste cose. Io ho detto mamma mia. E lui da giovane. Sì, io ho detto ok, tu potrebbe andare alle Olimpiadi allora. Sì, cioè i suoi racconti erano leggendari, delle sue gesta sportive. Però quello che rimane nel cuore, sai, questo lui era divertito, era una persona molto carina, era divertente, e poi mi dava dei consigli lì sul campo che anche ha ragioni, mi ha cambiato tanto. Scusa, Leonardo cosa diceva in quel momento? Leonardo non diceva niente perché abbiamo vinto contro il Madrid.
Ok, quindi C'era lì il trio lì che era i brasiliani, quindi sai, Leonardo neanche sapeva, avevo saputo dopo tanto tempo, però Leo è stato bellissimo, sai, sapeva che magari se lui fa quello non è che lui voglia mettere il potere, perché non era, perché l'allenatore era Leo e ok, però dico che quello che rimane nel cuore rimanerò per tutta la vita e racconterò da ovunque Certo. dove ci vado, quindi è quello, sai, Berlusconi è stato fondamentale. Beh, insomma, ci sono tanti racconti, ora stiamo chiaramente dividendo, stiamo parlando del Berlusconi legato al Milan, legato allo sport, e ce ne sono molti di questi racconti, anche appassionati, perché insomma parliamo di un presidente che ci teneva alla sua squadra. E non mi ricordo se l'avevi detto tu, sentivo che avevi forse raccontato che effettivamente anche tu ti accorgevi però che quando c'era vicina, che ne so, una campagna elettorale, arrivavano dei giocatori particolarmente importanti al Milan. Ti eri accorto anche di questa Senti, cosa? lui penso che lui ha fatto la storia del Milan in un modo che ha fatto o no, penso che sia è quello che ascoltava, però sempre ha fatto quello il meglio per Milan. Lui amava il Milan e sì, a volte sì, però tutti i giocatori che lui ha portato ha fatto la storia. Io mi ricordo poi Ronny, abbiamo vinto tutto lui, quello che ha fatto, lui ha fatto la storia. Se lui c'era anche delle altre cose da pensare o no, magari può essere o no, però quello che ha fatto per il Milan non si può cancellare, sarà sempre, come si dice, Sì. eterno, quello che ha fatto. Quindi è stato tanti anni e è la storia del Milan, quindi ehm, io non so se ha aiutato o no nella campagna o no, però grazie a lui anche lui mi ha fatto vincere e anche scrivere la storia. E tu ci fai parte a tutti gli effetti di quella storia. Come è stato comunicato al presidente della tua squadra che tu avevi iniziato, adesso con tutto il rispetto, adesso sei diventato papà da poco, sei sposato, hai una famiglia bellissima, in quel periodo, l'hai citato prima, sei stato fidanzato con Barbara Berlusconi. Come si dice cioè come l'ha scoperto, gliel'avete detto, come funziona? Sì, prima quello sì è vero, sì, tu mi hai detto, però la mia moglie è bellissima, bravissima, capisci che sai, la vita tu ha della vita come lei ha la sua vita, io ho la mia storia, non si può cancellare. Io dove vado mi chiedono, io questo lei non, è bravissima, Ok. davvero, non c'è problema, però Come si chiama, scusami? Rebecca. Rebecca, la Sì, salutiamo. poi Lei fa la conduttrice, mi sembra. sì, la conduttrice, sì. Poi pure anche suo papà si chiama Silvio. Ah, vabbè, allora è proprio un Sì. vizio. Però solo in televisione, si chiama Ok. Sena. Ah, ok. Purtroppo sì, quest'anno è andato via da noi, è stato molto triste. Però sì, io la vita mi ha seguito e comunque siamo incontrati, siamo stati messi insieme, sì. Quello ok mi ha aiutato, però a volte mi dava un po'... No, infatti, dico. Sai, però ok, è andata così, è Ma andata lì bene. come gliel'hai detto? Come ha scoperto Silvio Lui? che eravate fidanzati? Io non lo so. Ah, l'ha saputo. Io penso che, sai, è come, sai, io pensavo che dove vai, sai, lui era il capo, Sì. quindi sapeva tutto. Io mi ricordo che è come Galliani. Sì. Andavano la sera in cena ai ristoranti e lui arrivava da noi la mattina agli allenamenti. Hai preso l'acqua ieri, vero? Ah, sapeva cosa avevi Quindi, ordinato. sì, sapeva tutto, quindi non so come lui ha saputo, però sempre mi ha trattato molto bene. Non ti ha mai detto smettila di stare con mia figlia, oppure cioè, non ti ha mai... No, non mi ha detto mai di una cosa del genere così, no. No, No, sempre stato bellissimo, sempre raccontato delle barzellette su brasiliani. ti raccontava le Sì, barzellette sui brasiliani. Sì, brasiliani sempre stato molto gentili, sì. E questa cosa dicevi delle volte era anche un po' uno svantaggio, dici, per te, era un suocero abbastanza ingombrante. In quel momento capivo, però non tanto come oggi. Però io ti dico che come è andata bene, contentissimo, non mi pento di niente di quello che ho fatto. È stato un momento anche molto felice di quello che ho vissuto, però
non so negli occhi, anche nella pensiero del Milan, però quello che stavo facendo dava il risultato in campo, quindi non è che cambiava, Non poteva hai capito? dire Quando niente. io ero lì, in quella vita, in quel momento, abbiamo vinto il campionato italiano, anche la Supercoppa, quindi se fosse al contrario, ok, va bene, però se vinciamo, se va tutto bene, non c'è niente da dire, quindi è andata così. E è vero che ti diceva, non so, cioè veniva prima di una partita, diceva tutta la squadra: se vinciamo facciamo una festa, Sì, tranne sì, per te. sì. Pat. Sì, io ho raccontato tanto tempo, però è vero, sì. Lui voleva fare, guardi, se vinciamo tutti, darò una festa per voi, però Pato tu fuori, eh? Non voleva, No, doveva. no, tu fuori. tu, Però, tu vai a casa, torna sì, a casa, riposati. No, stai con la... Quindi sì, per me è stato davvero bellissimo, bello e piacevole di conoscerlo e di avere vicino. E nel percorso a un certo punto, sempre un po' legato a questo tema, quando insomma dopo il periodo anche un po' degli infortuni, anche un po' più complicato per tutti, c'era stata la possibilità da parte del Milan di fare una mossa di mercato con Carlitos Tevez, che ancora giocava al City, mi sembra, al Manchester City. Sì. E un po' insomma era un colpo che sembrava fatto e poi invece è saltato, no? Ed è una cosa che a volte è stata associata al fatto che ci tenessero anche che tu restassi al Milan, oltre per i motivi di gioco, anche per motivi personali. È una cosa che tu hai avvertito, motivi personali intendo per la relazione che stavi vivendo, perché quella cosa credo che abbia poi creato un po' di casino in quel periodo. Bene, in quello che è successo tutto, sì, aveva dei rumori perché io ero molto legato a Ancelotti e a Leonardo. E quando ho iniziato il Paris Saint-Germain a fare dei movimenti per il mercato, per costruire di nuovo il Paris Saint-Germain, Ancelotti e Leo mi chiamano e mi dicono: guarda, tu sarai il nostro primo acquisto, vorrei che tu vieni qui e fare il nostro primo acquisto. Io mi alzo la mattina, poi io non ho mai parlato di quello. In quella mattina o un giorno prima loro mi chiamano e dicono questo, anche poi i miei agenti. Parlo, guarda, loro vogliono portarmi lì. C'è questo qua, hanno già dato anche il contratto. Guarda, questo è il contratto, che io cosa faccio? Io, guarda, chiamo i miei agenti, guarda, Milan, c'è questo qua. Cosa faccio? E sto dicendo a voi che questa è una ricevuta di una proposta per andare al Paris Saint-Germain da Leo, anche da Ancelotti. Poi mi sveglio, ecco, la mattina con un contratto, Berlusconi mi chiama e io spiego perché è successo quello, perché poi nel mondo del calcio c'è tante delle cose che sai, quella notizia si può lì, qui. Poi lui mi chiama, parla con me, mi dice: guarda Ali, tu sei stato nostro capocannoniere, abbiamo vinto con te, io mi fido di te, poi io guardo i miei motivi, il stipendio molto buono, la vita che vivo qua sta bene, mi sento a casa, a parte la vita che ho, la fidanzata o no, sto bene, vivo bene, faccio gol qui, vivo tranquillo. Perché mi devo muovermi? Sai, perché devo muovermi? Io ho detto: guardi, Berlusconi, tu cosa vuoi? Lui ha detto: no, io non voglio che tu parta, perché io mi fido di te, andiamo in Champions, proviamo a fare bene. Tu, in quel periodo anche io ero una delle persone in quel momento, anche che lui, anche della squadra, importanti così. Ho detto: va bene, tu decidi. Se tu vuoi che io stia qua, io sto, perché tu sei andato lì in Brasile a prendermi quando avevo 17 anni, quindi tu decidi. E lui ha detto: no, tu non muoverti, tu rimani qui. Io ho detto: vabbè, vai, voi fate tutto. E lui ha bloccato, lui ha fatto, perché era una mossa che io neanche sapevo di quello che stava succedendo. E quindi quando io ho chiesto a lui cosa lui voleva fare, lui ha detto: no, io vorrei fare quello, questo, e tu rimani, basta. Io, ok, va bene.
Poi è uscito tante delle cose Sì, sono uscite che non è stata carina. tanto gossip. Sì, non è stata carina, però ok, il mondo, quello calcio un po' a volte è così, però lui è stato bloccato, però è stato davvero contento perché lui mi ha detto tante di quelle cose che io, va bene, io ci rimango perché se tu vuoi che io stia qua, va bene, quindi lui ha bloccato tutto. No, beh, grazie che l'hai raccontato perché comunque è un qualcosa che è sempre rimasto un po', Sì, un po' poi- nell'aria, no? Sì, sì, poi il momento del Milan, Certo. di quello tutto, che può legare, la gente parla, però la verità è quella, sì, sì. No, tornando invece purtroppo al momento quello un po' degli infortuni, perché quando si parla di Pato, quando si parla di te, infatti si parla di un giocatore fortissimo che ha fatto cose fortissime e che poi purtroppo per una serie di infortuni, insomma, la carriera ha preso delle strade che invece magari non erano quelle che si pensavano fin dall'inizio. Qual è stato il primo infortunio o il primo momento che ti ha un po' buttato giù effettivamente? No, io in quel periodo ero sempre ok, correvo tutto, però il primo non mi ricordo bene che era contro Udinese, non mi ricordo bene la squadra. Thiago prende il Che anno pallone, sarà stato? 2011, no? può essere sì, In quel adesso non periodo, mi ricordo ok. bene, però Thiago mi passa Thiago recupera il pallone, era un po' quasi a metà campo e avevamo tanto spazio per andare in porta, erano come 3 o 4 di noi, 2 o 3 di loro. Thiago mi passa il pallone, io ho detto guarda adesso è quello che mi piace di più, quindi ho visto quando sono andato, ho sentito un pa. Io sono andato in terra e ho detto guarda ma qualcuno mi ha fatto qualcosa. Però in Brasile anche nel calcio dici che l'hai sniper. Ah sì, sì, Che un cecchino Sì. che ti ha sparato. E quello mi ha fatto male. Thiago ha detto ma cosa è successo? Io ho detto no, non so. Non ho mai sentito, però ok, è andata lì. Poi sono tornato, poi vai di nuovo, sento una cosa lì, poi di nuovo, poi la testa inizia ad andare giù, poi la gente anche che lavorava nel Milan ha iniziato a dire delle cose, quindi che non è stata carina. E bene, tu lì ha anche altri 30 giocatori, quindi tu vai lì, prova ad tornare, vai male, quindi quello che già dico, quello che è successo è che a volte alcune cose non abbiamo avuto il tempo di fare quello che doveva fare, poi anche di aggiusti, anche di muscoli, di sistemare, penso che a volte, quindi scusa, anche io ero un giocatore in quel momento importante del Milan, quindi a volte dovevano mettere in campo, io con la voglia anche di stare in campo pensavo ok, questo non è niente, dai andiamo. E a volte penso che il tempo non è stato rispettato anche, vabbè, può essere dalla mia parte anche del Milan, però è andata così. Quindi a volte mi facevo male che è arrivato un momento che io ero spaventato un po' perché non riuscivo a giocare, sai, quindi Anche di testa. sì, il peggior momento è stato quando è arrivato a testa, sai, quando è arrivato tu hai detto guardi cosa succede, sai, poi è un giro che tu non riesci a uscire, quindi tu giri, non riesci, poi parla con dottori qui, parla con fisio qui, fai quello. Io mi ricordo che veniva anche un dottore del Brasile per aiutarmi, per provare ad aiutarmi, però Questo fisicamente o mentalmente? no, sempre fisicamente, Sempre fisicamente. sì. Poi è arrivato alla testa il momento che io pensavo andare a correre e mi pensavo no, adesso posso farmi male, quello poi è andata che io non spingevi era più. no, non mi spingeva, però era dentro, non spingeva più la testa, si bloccava in una cosa e quindi quello già poi è iniziato un po'. Poi guardi, se tu pensi, io sono andato via fino a dicembre, c'ero questa cosa qui e a gennaio, da gennaio fino a oggi ho avuto 2 infortuni, 3 muscolari Mhm. in tutta la giornata, pensa, da 2012 fino a 2024 sono 12 anni. Io ho avuto 2 o 3 infortuni che magari sai giochi 50 partite, 40, Certo. magari si può anche succedere, però
penso che, diciamo che ok, io ero piccolo, io pensavo a giocare, però penso che il tempo che doveva rispettare, Sì, e anche oggi se oggi c'è un infortunio oggi, tu subito lavora. In quel periodo no, io rimanevo solo a fare delle cure sul lettino, e no, tu già inizi a fare dei lavori, poi tu non puoi magari stare 10 giorni fermo, fare delle cure e non iniziare a lavorare, perché quando tu torni non è solo quello che ti... ma poi tu in quel periodo stavi crescendo tanto anche fisicamente, cioè eri in un normale, periodo a me- ancora di crescita. Sì, poi sai, tu andavi davanti la TV, in spiaggia, tu volevi una Dovevi spingere. palestra e fai, quindi ho preso dei muscoli, però la unica cosa che io vedo poi oggi, la differenza è che, ok, basta tu essere solo equilibrato. Magari in quel periodo io non ero Non eri equilibrato. equilibrato e Cioè, secondo te c'è stata una gestione un po' No. sbagliata da entrambe le parti, da tutte le parti? non posso dire quello, sì, può essere, però anche non era di abitudini Non era il momento. no, non era di abitudini come i giocatori di oggi, fare palestra prima dell'allenamento, dopo allenamento, anche ok. Oggi è molto difficile che un giocatore che si allena la mattina avere il pomeriggio libero. Mm. È molto difficile. Se tu vai lì e ti alleni e vai a casa a fare anche dei lavori. Quindi rafforzi tutto. Sì, non solo quella parte lì per tutti, però è andata così. E invece, se te lo chiedo, poi vedi tu se vuoi rispondere, perché ormai non è più un tabù, ci sono tanti giocatori che sono aiutati non solo fisicamente ma anche psicologicamente, no? Ci sono dei coach, dei mental coach, ci sono persone che seguono i calciatori, eccetera. In quel periodo quella tua paura che avevi in testa, ti facevi aiutare da qualcuno o era te le sei sempre gestita tu? No, io tornavo a casa, mangiavo la mia pasta, il mio videogame e il mio tortino, quello mi faceva Era il felice. tuo, sì. era la tua felicità. Però se oggi i giocatori che guardano tutti, sì, oggi vi consiglio tutto. A me piace tanto Dio, quello che mi aiuta tanto, mi fa crescere, però anche io ho fatto psicologo, penso che sia molto importante, perché ti dico, io con 11 anni, fino a 11 anni ero uno. Io avevo il mio genitore, lì ero uno. E dall'11 in poi io ho imparato della vita. Non era il mio papà o la mia mamma che ero lì dietro a impararmi, dico, oh, quello lì, no, io ho imparato. E oggi, con 35, a volte faccio fatica e vedo che sto crescendo ancora di più, perché ho dovuto fare psicologo per tornare dietro e vedere dove sono cambiato, perché io sono quello che ho vissuto lì dall'1 all'11, e questo che ho vissuto fuori qua in questo periodo, sento che io ho imparato della vita. Sai, a volte racconto una cosa che è carina, anche perché quando sono andato a Porto Alegre era come 12 ore in pullman, era lontano dalla mia casa, e mio papà, per farmi crescere, mi ha detto, guarda, tu quando vuoi piangere, piangi, però non raccontare la mamma, perché la mamma poi vieni e ti prende lì e ti porta via. Então tutte le volte che io chiamavo la mia mamma, io non piangevo, però mi mancava tanto, e però quando io mettevo fuori il telefono piangevo, però quello ho imparato tanto che fino a oggi, a volte quando voglio piangere, non piango davanti alla mia moglie. Quindi sono delle cose Sì, che sì. tu devi capire chi sei. Hai capito strada facendo, l'hai capito Sì. dopo. Devi capire chi sei per portare avanti tante tante cose che ho imparato nella vita, che a volte non sei tu, però per proteggerti tu hai imparato quello, però anche la relazione. Grazie alla mia moglie, se non è la mia moglie io non sarei 6 mesi, erano 6 anni, erano 2 mesi, perché io prendevo la valigia e dicevo adesso vado via, prendevo le... Certo. Poi ho imparato tanto, quindi vedo che
giocatori devono capire chi sono, quello che sono, che a volte tu impari delle cose che non sei tu, però per proteggerci sei tu. Quindi sì, devi fare, sai, devi fare perché può aiutare tanto per il calcio, anche per la vita. Questo è importantissimo, cioè davvero si sente anche da come parli che sei un ragazzo con la testa, che è cresciuto e che la vita in qualche modo gli ha insegnato tantissimo. Ultimamente hai fatto anche tante esperienze anche all'estero, insomma, nella seconda parte, diciamo, della tua carriera. La Cina forse è stata quella un po' più strana di tutte come esperienza. Come è stato giocare in Cina? Beh, io ti dico davvero quello che è successo. Quando io andavo, c'era questa proposta di Paris Saint-Germain, però dico prima quello, no? La Cina è stata bellissima per me, è stata una bella esperienza. Volevo rimanere lì per 10 anni, però sono andato a Los Angeles. Ed è cambiata la prospettiva. No, sono andato a Los Angeles e ho visto eravamo in una discoteca, perché io ho detto, Andrei è venuto con me a vivere lì. Io ho detto, dai, adesso facciamo... Dai, io non ho mai fatto, io non andavo in discoteca, non uscivo. Io ho detto, adesso siamo qui, tranquilli, andiamo alla discoteca, dai, abbiamo preso... c'è un albergo di Beverly Hills. Sì, certo. Sì, io ho preso per me la suite presidenziale per 10 giorni. Vai, proprio alla grande. Sì, a lui ho dato, tu sei grazie a me. Ha preso quella sotto la presidenziale. Poi sì, ho detto, vai, approfitta, dai, andiamo. 10 giorni. Nel secondo giorno questa ragazza vi porta a questa discoteca e sto entrando così e il PR lì, ok, tu giochi a calcio? Io sì, gioco lì in Cina, ho giocato di qua, di là, ok, vabbè, dai, entra. Così? Sì, vai, dai. Io sto entrando e questo mi inizia a urlare, ehi, Pato! Io, ma qui? Come mai? Era Agüero. Agüero. Io... Ehi, lui, vieni qui. Lui era su quella... Tavolone. No, su quella... Com'è la principale? Il VIP, quello... Vabbè, nel privé. Nel privé. E questo PR dice, com'è? Quindi questo qua... Vieni qui. Poi ho mandato delle cose lì. E eravamo lì. Poi questo è venuto con me. Era impazzito. E poi eravamo lì e io non conoscevo, a Milano ti dico, io sono uscito 2 volte. E 2 volte solo per festeggiare quando eravamo campioni d'Italia e Supercoppa. Cioè solo in quelle occasioni? Sì, io non uscivo mai. Ok, dai, ero lì, bello. Poi seduto così, io, Andrei, questo non è per me. Questa vita qui non mi piace, voglio scappare. Subito, la prima sera che sei uscito. Il secondo giorno. Avevi previsto 10 giorni di paura e delirio e invece il secondo giorno... Racconto poi perché sto raccontando questo della Cina. E ho detto, Andrea, vado via. Lui, no, Ale, siamo appena arrivati, dai, perché lui voleva rimanere. Io ho detto, no, tu rimani, io vado via. Poi... Lui, ok, va bene, dai, andiamo. Sono andato via, ho detto, guarda, io domani vado via. Lui, no, ma tu sei pazzo, no, devi rimanere, perché lui conosce tutti lì. No, tu devi rimanere perché così è così qua. È lì al centro, Los Angeles, il mondo è lì, c'è la gente. Poi abbiamo preso la Rolls Royce, quella è impazzita, io andavo in giro e tutti, guarda, poi paparazzi, tutto quello che il mondo piace, quindi eravamo lì. E io ho detto, no, io vado via, non rimango qui, voglio andare via. E lui, no, tu devi rimanere perché ha ancora 8 giorni la tua camera. Io ho detto, guarda, ti faccio una cosa. Rimani nella mia camera, io vado via. Ho preso l'aereo, sono andato via. Questo qui dopo un giorno era in cappatoio sulla piscina. Si era ambientato. Beh, d'altronde voglio dire, quando ti ricapita. E poi sono tornato in Brasile e... Ho iniziato a sparare tanti messaggini.
per tutte le donne. Io adesso, e poi la ragazza mi risponde, io già conoscevo lei mi risponde, ha detto ehi, facciamo qualcosa. Ho incontrato lei, io ho detto guarda, se tu vuoi fare sul serio, io vado in Cina e torno in Brasile. Lei, ok, io voglio fare sul serio, ok, va bene. Sono tornato in Cina, ho bloccato il mio contratto, sono tornato e stiamo fino a 6 anni. E quello lì anche a Los Angeles. Cioè per amore hai interrotto Sì. tutto, sei tornato. Però in Cina è stata una bellissima Comunque esperienza. scusami, non sei cioè volevi fare 10 giorni di paura e delirio, al sì. secondo giorno torno a casa, Via. mandi messaggi a tipe, like tattici Sì, e tutto, sì. e la prima che ti risponde ti sposi. E chi? E poi è un bimbo. E poi un bimbo, cioè. E chi ha approfittato, quello ha fatto tutto, quello lì. Sì. Però, gli miei amici servono anche a quello, però servono per ad aiutarti Cina- a capire le cose. Però per Cina è stata una bellissima per quello, per tanti gli altri ho imparato della loro cultura, però per parlare i cinesi Era un po' complicato. troppo Beh, lì è difficile. proprio un pianeta Sì. diverso. Tanto tu negli Stati Uniti c'eri già stato, avevi mica giocato a Orlando? Sì, da Orlando. Anche, che anche Poi- lì però non hai visto niente. Però la cosa della Cina, questo è importante. Io quando andavo da Paris Saint-Germain, quando ho ricevuto questo contratto, il stipendio era altissimo, era molto alto. Poi i giri del mondo, sai, a mancanza del tempo di stare qua a Milano, poi sono andato in Brasile, poi ho girato di qua, mi è arrivato la Cina. Io ho detto, Beh. Paris Saint-Germain mi pagava tanto, ho perso quello. Chi c'era in quel momento a Paris Saint-Germain? Era comunque No, già... Era già il no, progetto... iniziava il progetto. Ok. Poi io non sono andato, poi è andato Ibra e Thiago. Ah, ok, era Sì. quell'anno lì. Poi ho detto, guardi, sono tanti soldi. Sai, io sto girando, i soldi, quella volta io non sono andato, ho perso quella opportunità. Io posso dire anche che i soldi mi hanno fatto andare in Cina. Certo. Quindi, quando sono così tanti, lì era un'offerta veramente importante, come anche altri tuoi colleghi sono tanti. andati. Io ho detto, guarda, adesso però i giocatori giocano anche per quello, sai. Certo. E poi sono tanti soldi per tutta la vita, poi sai, quelli ho una decisione di andare anche in Cina perché mi pagavano bene e tutto, però la cosa più bella che ho visto è che è stata difficile perché io giocavo, avevo dei stipendi che usciva tutto in Cina, tutto di qua, e quello ragazzo di fianco a me lavorava magari a volte su ristoranti. Ah, l'altro tuo compagno di squadra? Il compagno, quindi c'era uno squilibrio. e loro per avere di più soldi, no? Loro avevano... Li toglievano gli altri. No, tu doveva vincere la partita perché così loro guadagnavano ancora di più. Quindi l'importanza di quello mi ha fatto crescere e ho detto guarda, io per voi farò questo, non è solo per soldi, perché voglio che tu vinca questa partita. E poi mi è andata molto bene, mi ricordo che siamo andati a una cena, no? Questo ragazzo ha fatto la cena molto molto carina e era del suo zio. E eravamo tutti al tavolo, non so, magari tu c'eri, non so, e entra questo senza maglietta nel ristorante, inizia lì, stare lì, e faceva così, gli era sudato, io ho parlato col traduttore, guarda, ma cosa succede con quello lì? Perché, sai, non vedo. Certo. No, quello è il cuoco. Perché faceva... Cioè che sì... Vabbè, non c'erano i protocolli igienici, diciamo, però, adeguati. Ma è stato molto molto bello da vivere quello perché... Mi è stato molto molto bello da vivere quello perché per loro io mi allenavo di più. Sì, ti sentivi parte di quel gruppo e volevi dare tanto per loro. È stata un'esperienza che... Purtroppo la mia moglie non mi ha lasciato vivere. Tu hai fatto una scelta, fatto una scelta importante. Prima hai citato Ibra, con cui hai giocato e che adesso ricopre anche un ruolo importante nel Milan di oggi e del futuro. Che effetto ti ha fatto vedere Ibra in questo ruolo, quando hai saputo che lui sarebbe diventato, insomma, una parte importante della società? Ibra, ci siamo incontrati ieri, non ha cambiato niente e per me... Adesso in questo momento è un uomo molto molto giusto per Milan, è bravissimo,
era una persona che metteva su la squadra anche del suo modo, è un po' più aggressivo, però è un ragazzo gentilissimo, è un ragazzo molto, sai, amico, così, è gentile, e quindi penso che lui può aiutare il Milan, però sai, a volte tu sei una squadra che ha tanti titoli, si ha anche la pressione, però si ceda al tempo, sì, lui non è solo adesso, ma però anche prima sta facendo un gran lavoro, però basta solo dare il tempo a lui. Beh, comunque Ibra di tante squadre ad esempio con cui ha giocato e tante esperienze che ha fatto in giro per il mondo, è stato anche lui a Los Angeles, negli Stati Uniti sì. E tutto, poi si è fermato adesso al Milan con questo ruolo. Adesso non so niente di questa cosa, però ti piacerebbe mai in futuro tornare a Milano, avere un ruolo anche all'interno di una società, è un posto dove ti piacerebbe tornare anche a vivere, o preferisci restare dove sei, se devi immaginare il tuo futuro anche? Beh, io penso che, ok, devi fare dei pensieri per il futuro, però io sono così, guarda, quello che mi offrono, quello che io vedo che sia, io vado, sai. Non mi dispiacerebbe, no, perché il Milan è quello che a me piace, amo, quindi non so, il futuro lascio a Dio di quello che lui voglia guardare per me, perché Dio è stato molto gentile con me, mi fa solo delle cose che a me fa crescere anche di belli sfide. E nel caso di divinità, perché Ibra poi si porta sempre al livello di divinità, lui è davvero così anche con te, con voi, lo era anche quando giocava, con questo carattere, con sempre stato con così, questa personalità, diciamo. sempre stato così. Poi oggi ho messo anche una foto sul mio Instagram, tu vedi come lui è quello, è divertente, sorridere, però lui è anche è un uomo che anche nel suo ruolo oggi deve essere un po' più serio, però lui è molto educato. Ed è anche di cuore, credo, in realtà, per quanto lui faccia... Molto di cuore, è andato ieri, ha salutato il mio papà, i miei genitori, anche la mia moglie, tutto, è molto carino, quindi capisco il ruolo che è oggi, e quindi devi fare quello, però dentro di lui ha un cuore molto molto grande. E un'ultima cosa su questo in generale, tu sei stato testimone anche di tanti momenti di forte personalità. No, sono curioso perché ho sentito che ne hai parlato forse in un podcast brasiliano. Sì, lo so. Tu sei uno dei pochi testimoni oculari di un momento di grande intensità in allenamento, perché comunque adesso, al di là dell'aneddoto in sé, però in allenamento, quando insomma un certo tipo di allenamento ci andate giù duro, cioè ci si allenava tanto e forte, quasi come se fossero partite vere, e c'è stato questo sipario, questo aneddoto di una discussione tra Ibra e Oniewu, che era insomma due tuoi compagni di squadra in quel momento, che si sono battibeccati in campo. Com'è andata realmente quella storia? Sai, Coliseo, lì sembra avere Coliseo e i guerrieri. Quei gladiatori? Sì, i gladiatori, sono due grandi. È stata brutta, non è bella, perché grazie che eravamo tutti lì, perché si poteva succedere un caos, e è successo perché loro sono forti, grossi, tutti lì, era difficile di separare, però sai, Ibra lui fa, non so, taekwondo, sì, fa tutto, arti marziali. Arti marziali. Oniewu invece era bello, grosso, enorme. Andavamo alla palestra, ero 30 kg qui, lui 200, io dico mamma mia. Però sì, è stata brutta. Ibra, anche Oniewu, si posso dire, quello che picchiava l'altro era dura, perché Oniewu ha preso Ibra ha preso Oniewu, quindi non è stata facile, però grazie che Rino, poi tutti gli altri sono venuti lì e hanno separato. Però è stata bella gara, poteva anche fare, sai, hai visto Jack Paul e Tyson? Poteva tornare indietro, magari fra qualche anno, in altre vite faranno uno speciale su questa su un ring. Io ti ringrazio, Ale, ti posso chiamare Ale? Grazie Gianluca. È stata veramente intensa questa chiacchierata, e ti ringrazio tantissimo, perché secondo me hai raccontato tanti aspetti di una grande carriera che, come sempre, vive. Noi magari siamo sempre abituati
abituati a vedere un lato, quello in campo, Sì. invece accadono sempre fuori un sacco di altre cose che poi sono anche molto più importanti, quindi grazie davvero. Adesso Grazie prendi, a ritorni te. in Brasile praticamente. Sì, prima grazie a te Grazie. per essere tuo ospiti, davvero bellissimo il tuo spazio, che tu continui a crescere, a dimostrare chi sei, a dare opportunità a tante le persone che possono anche parlare con delle persone adesso di questo momento di podcast e tutto. E bene, sono contento, torno adesso, vado alla festa oggi perché oggi avevo la certo, festa. ok. E poi domani parto, vado a vedere il mio bimbo. Vabbè, dai, Sì, ora di sì. tornare. Come Sì. si chiama, scusami tu? Benjamin. Benjamin? Benjamin, Ok. sì, salutaci Ben, salutaci tutti adesso anche alla festa. Grazie, sì, La sì. prendo come una benedizione, le tue ultime parole le prendo come una benedizione, Sì, sì. e lo ripeto così ci accertiamo che sia successo davvero. Attenzione, è successo. Pato è passato dal basement, quello vero.